Cornetti caldi, appena sfornati. Chi porta il gelato? Iniziamo. Prepariamo velocemente l'impasto brioche, questa volta con la planetaria, quindi aggiungo 350 g di latte o acqua, io in questo caso acqua, e lievito di birra 15 g. Lascio sciogliere e aggiungo 100 g di zucchero. E pian piano entro con la farina 0 650 g, però la aggiungo pian piano, inizio e faccio andare e pian piano, come vedi, aggiungo. Adesso è il momento delle uova, 2 uova intere, e aromatizzo con un limone grattugiato. Naturalmente puoi farlo a mano tranquillamente usando la stessa procedura. Olio extravergine di oliva, piano piano, 90 g, e la farina rimanente, un pizzico di sale, un bel pizzico, e lasciamo assorbire bene. Quando si stacca bene dalle pareti è pronto, vedi, bello incordato, elastico. In questo la planetaria ci aiuta molto. Sul piano metto un po' di olio e allargo con le mani perché vedi, elastico. Allargo fino a che posso e poi piego. Così chiudo a pacchetto e vedrai che diventerà liscio velocemente, in un batter d'occhio. Vedi? Bellissimo, liscio liscio. Lo lasciamo lievitare fino al raddoppio, almeno un paio d'ore. A dopo. Come vedi, più che raddoppiata. Bellissima, liscia, vedi? Bollosa, piena di aria. Quindi ungiamo di nuovo con l'olio il piano e allarghiamo. Come vedi è facilissimo perché è molto cresciuta, quindi se non la stressiamo riusciamo a stenderla con le mani tranquillamente. Se poi vuoi puoi usare il mattarello, naturalmente. Otteniamo un rettangolo di più o meno 60 x 40. Sfogliamo con olio. Io perché sto usando l'olio extravergine di oliva, vedrete è buonissimo questo impasto, non si sente proprio l'olio, anzi dà fragranza. Se vuoi puoi usare il burro al posto dell'olio, sia nella preparazione che adesso, oppure olio di semi o olio di oliva. Piego a 3. E stendo con il mattarello questa volta, delicatamente perché sennò scivola all'interno. Quindi con colpetti così allunghiamo, anche con le mani, e otteniamo un rettangolo di circa orientativamente 70 x 25 cm. Rifinisco i 2 bordi e procedo. Divido a metà più o meno e divido così. Ottengo 4 rettangoli da ogni parte che dividerò a triangolo. Quindi otterremo 16 bei cornettoni. La pasta già cresce, come vedi, perché col caldo di questi giorni. Appiattisco e tiro così, ma ho preferito non stenderla troppo precisa perché mi piace già che è così ariosa, e poi lo troveremo tutto all'interno. Prendiamo uno, allarghiamo, un filo d'olio ancora se vogliamo ottenere un'ulteriore sfogliatura, ma non è necessario, e lo zucchero, anche questo è optional. Già sono buonissimi normali, però così hanno quel quid in più. Quindi arrotolo dalla parte grande e tiro arrotolando sempre e otteniamo il cornettino classico. Metto su tutti proprio un goccio d'olio, vedi, poco e pochissimo zucchero.
In questa fase poi invece dello zucchero puoi mettere per esempio la crema o la Nutella o la marmellata. Quindi allarghi la parte iniziale, allarghi e cominci ad arrotolare finché arrivi alla fine. La fine va messa sotto naturalmente. E vedi che bella sfogliatura. Amo la pasta brioche, tantissimo. Quindi copro e lascio crescere un'oretta. A dopo. Intanto preparo un uovo con un goccio di latte e un goccino di succo di limone, così non sentiremo l'uovo. Voilà, guarda come sono cresciuti bene. Non devono crescere troppo Quando vedete che sono raddoppiati va benissimo, fermatevi. In forno a 180 gradi statico, 175 gradi ventilato per 25 minuti circa. Io, siccome uso il ventilato 175 gradi, le inforno insieme le teglie. Poi casomai le scambiamo di posto. A dopo. Ta-ta. Guarda che bei cornettoni che sono usciti fuori. Tu pensa a comprarli, 16 cornetti ti escono tantissimo, invece così li abbiamo fatti in casa genuini. Ti ripeto, possono essere già farciti prima oppure anche dopo, puoi mettere quello che vuoi. Io metterò il gelato perché in questo periodo ci sta. Cornetti caldi, appena sfornati. Chi porta il gelato? Sono leggerissimi, guarda. Adesso lo apriamo. Naturalmente quando metti il gelato non devono essere bollenti, Guarda che meraviglia di impasto. E quindi mettiamo, come ho detto, il gelato. Questo io lo uso molto d'estate anche per una cena. Di solito faccio il brioche col tuppo, che trovi lo stesso impasto praticamente, lo trovi, ti lascio il link sotto in descrizione nel primo commento. È lo stesso impasto però non sfogliato. Oppure questi cornetti che sono bellissimi, un piccolo decoro. Anche l'occhio vuole la sua parte, vi raccomando. Il servizio deve essere sempre carino. E voilà. Non resta che magnà. Ho fatto pure la rima. Ed ora la prova del 9, vedi? Sono bellissimi, si vedono proprio gli strati. Beh, sono bellissimi, non resta che assaggiarli. Brioche, cornetto gelato, impasto all'olio d'oliva. A me te. Buonissimo. La pasta brioche con il gelato, perfetta. Buono, buono, buono. Una cena perfetta, fresca. Alla prossima. Baci.